Ok, ecco una versione ampliata del testo che hai fornito, mantenendo lo stesso stile, tono, stile di scrittura e formato, e portandolo a circa 1600 parole. Ho cercato di aggiungere dettagli plausibili e di approfondire le dinamiche psicologiche e sociali coinvolte, sempre nel rispetto di un tono educazionale e non pettegolo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video. Spero stiate tutti benissimo e pronti per un po' di apprendimento divertente. Oggi ho una cosa davvero speciale preparata per voi. Come avrete intuito dal titolo, andremo ad analizzare un caso studio davvero interessante, un vero e proprio dramma che ha scosso il mondo dell'istruzione, o meglio, una piccola parte del mondo dell'istruzione italiana. Parleremo del caso Burak Geloso e Neslihan Scandalo, e del coinvolgimento dell'insegnante di italiano di Neslihan. Ma non temete, non si tratta di gossip spicciolo o di pettegolezzi. L'obiettivo è di analizzare le dinamiche, capire cosa è successo, e magari trarre qualche lezione utile da questa situazione. Sarà un po' come guardare una serie TV, ma con un risvolto educativo. Immaginate Elite, ma con un focus sulle implicazioni pedagogiche e psicologiche. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Trovate il pulsantino rosso proprio qui sotto, attivate la campanella per non perdervi nemmeno un video e, ovviamente, lasciate un bel like se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questa community e per permettermi di continuare a creare contenuti come questo. Se poi volete supportare il canale in modo ancora più diretto, trovate il link per le donazioni nella descrizione. Ogni piccolo contributo è prezioso. Ok, bando alle ciance e tuffiamoci subito nel vivo della questione. Il caso di cui parliamo, come accennavo prima, riguarda due studenti, Burak Geloso e Neslihan Scandalo, e, in un modo o nell'altro, coinvolge anche la loro insegnante di italiano. Senza entrare troppo nei dettagli pruriginosi, che tra l'altro non conosco nel dettaglio e che non sono l'obiettivo di questo video, possiamo dire che si è trattato di una serie di eventi che hanno portato a tensioni, incomprensioni e, alla fine, a una situazione piuttosto complicata. Eventi che, come spesso accade in ambito scolastico, sono stati amplificati dal tam tam delle voci di corridoio, dai social media e dalle dinamiche gruppali tipiche dell'adolescenza. Ora, per capire meglio cosa è successo, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare il contesto. Immaginate una classe di scuola superiore, una di quelle sezioni dove si respira un'aria vibrante, a volte elettrica, piena di adolescenti con le loro passioni, i loro sogni, le loro ambizioni, ma anche con le loro insicurezze, le loro paure, i loro drammi. Un ambiente dinamico, a volte turbolento, dove le relazioni interpersonali possono essere molto intense, fugaci, passionali. Un microcosmo che riflette, in piccolo, le complessità del mondo adulto. Burak e Neslihan sono due studenti come tanti, con le loro peculiarità e le loro aspirazioni. Magari Burak è il classico ragazzo sportivo, popolare, con un debole per le materie scientifiche. Forse sogna di diventare ingegnere o architetto. Neslihan, invece, potrebbe essere una ragazza più introversa, appassionata di arte e letteratura, con un talento innato per la scrittura. Non sappiamo esattamente quali fossero le loro dinamiche all'interno della classe prima che scoppiasse il caso, ma è chiaro che tra loro si è creato un certo tipo di legame. Un'amicizia speciale? Un'attrazione inconfessata? Forse una semplice simpatia nata sui banchi di scuola. Un legame che poi, per una serie di motivi, si è incrinato. E qui entra in gioco la figura dell'insegnante di italiano. Immaginiamola, chiamiamola professoressa Rossi, una docente appassionata del suo lavoro, che crede fermamente nel potere della letteratura e della lingua italiana per formare cittadini consapevoli e critici. Un insegnante, lo sappiamo bene, non è solo una persona che trasmette conoscenze, che spiega la Divina Commedia o che corregge i compiti in classe. È anche un punto di riferimento, una guida, un confidente a volte. Un adulto a cui i ragazzi si rivolgono quando hanno bisogno di un consiglio, di un aiuto, di un semplice ascolto. La professoressa Rossi, in quanto tale, si è trovata a dover gestire una situazione delicata, cercando di mediare tra le parti e di riportare la calma in classe. Non una semplice pacera, ma una figura di supporto che cerca di far comprendere ai ragazzi le conseguenze delle loro azioni e l'importanza del rispetto reciproco. Ma cosa ha fatto esattamente l'insegnante?
E qual è stato il suo ruolo in questa vicenda? Questa è una domanda cruciale, e la risposta non è così semplice come potrebbe sembrare. Ha forse cercato di minimizzare il problema, sperando che si risolvesse di solo. Ha preso le parti di uno dei due studenti, creando un'ingiustizia percepita dall'altro? Ha agito nel modo più corretto, tutelando gli interessi di tutti gli studenti coinvolti? È importante sottolineare che, spesso, in situazioni del genere, le informazioni che arrivano al pubblico sono parziali e distorte. Non sappiamo esattamente quali siano stati i fatti, né quali siano state le intenzioni delle persone coinvolte. Magari la versione di Burak è diversa da quella di Neslihan. Forse alcuni compagni di classe hanno ingigantito la vicenda, alimentando il pettegolezzo. Non possiamo basarci solo su quello che ci viene detto. Dobbiamo cercare di ricostruire la storia con obiettività e imparzialità. Possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci su quello che ci viene detto e su quello che possiamo dedurre. Quello che è certo è che l'insegnante si è trovata in una posizione scomoda, dovendo bilanciare il suo ruolo di educatrice con la necessità di tutelare gli interessi di tutti gli studenti. Ha cercato di parlare con Burak e Neslihan, di capire le loro ragioni, di aiutarli a risolvere i loro problemi. Ha cercato, insomma, di fare del suo meglio per riportare la serenità in classe. Magari ha organizzato degli incontri individuali con i due ragazzi, cercando di creare un clima di fiducia e di ascolto. Forse ha coinvolto anche i genitori, per cercare un supporto esterno alla scuola. Ha provato, con ogni mezzo a sua disposizione, a risolvere la situazione nel modo più pacifico e costruttivo possibile. Ma a volte, anche con le migliori intenzioni, le cose possono andare storte. Forse l'insegnante ha commesso degli errori di valutazione, forse ha interpretato male alcune situazioni, forse ha preso delle decisioni che si sono rivelate controproducenti. Magari ha sottovalutato la gravità della situazione, pensando che fosse solo una questione passeggera. Forse ha dato troppo peso alle voci di corridoio, senza approfondire la questione. Non possiamo saperlo con certezza. Quello che possiamo fare è cercare di capire quali sono state le difficoltà che l'insegnante ha dovuto affrontare, e quali sono state le sue strategie per superarle. Possiamo analizzare le sue azioni, valutare le sue scelte, e magari imparare qualcosa di utile per il futuro. Ad esempio, una delle difficoltà che l'insegnante potrebbe aver incontrato è la mancanza di informazioni complete e accurate. In situazioni del genere, è facile farsi influenzare da voci di corridoio, da pettegolezzi, da interpretazioni soggettive. Magari un compagno di classe ha raccontato una versione distorta dei fatti, alimentando la confusione e l'incomprensione. L'insegnante, quindi, ha dovuto fare uno sforzo per raccogliere informazioni di prima mano, per parlare con i diretti interessati, per capire cosa era successo realmente. Ha dovuto scavare a fondo, per scoprire la verità dietro le apparenze. Un'altra difficoltà potrebbe essere stata la pressione da parte dei genitori, che spesso si sentono coinvolti nelle vicende scolastiche dei loro figli e che possono avere delle aspettative diverse su come l'insegnante dovrebbe comportarsi. Magari i genitori di Burak hanno accusato Neslihan di aver provocato il figlio, mentre i genitori di Neslihan hanno sostenuto che Burak si è comportato in modo scorretto. L'insegnante, quindi, ha dovuto trovare un equilibrio tra le esigenze dei genitori e la necessità di tutelare gli interessi degli studenti. Un compito non facile, che richiede tatto, diplomazia e una grande capacità di ascolto. E poi c'è la difficoltà di gestire le emozioni degli adolescenti, che sono spesso molto intense e difficili da controllare. Burak e Neslihan, probabilmente, si sono sentiti feriti, arrabbiati, delusi. Forse hanno provato vergogna, imbarazzo, senso di colpa. L'insegnante ha dovuto aiutarli a gestire queste emozioni, a esprimerle in modo costruttivo, a superare i loro conflitti. Ha dovuto insegnare loro l'importanza del dialogo, del rispetto, dell'empatia. Ha dovuto trasformare la classe in un luogo sicuro, dove i ragazzi potessero sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni senza paura di essere giudicati. Insomma, la situazione era tutt'altro che semplice. E l'insegnante, pur con tutti i suoi sforzi, non è riuscita a evitare che il caso diventasse un problema più grande. Forse la vicenda è finita sui giornali locali, magari è stata discussa durante un consiglio di classe, forse ha addirittura richiesto l'intervento di uno psicologo scolastico. Le conseguenze potrebbero essere state diverse, a seconda della gravità della situazione e della capacità delle persone coinvolte di gestirla. Ora, la domanda che dobbiamo porci è:
Cosa possiamo imparare da questa storia? Quali sono le lezioni che possiamo trarre da questa vicenda? Innanzitutto, possiamo imparare che la comunicazione è fondamentale. In situazioni del genere, è essenziale parlare apertamente, esprimere le proprie emozioni, ascoltare le ragioni degli altri. Se Burak e Neslihan avessero parlato tra di loro in modo più chiaro e sincero, forse avrebbero potuto evitare che la situazione degenerasse. Se avessero condiviso le loro paure, i loro dubbi, le loro aspettative, forse avrebbero potuto trovare una soluzione pacifica e costruttiva. In secondo luogo, possiamo imparare che è importante chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno. L'insegnante, probabilmente, avrebbe potuto chiedere consiglio ad altri colleghi, a psicologi scolastici, a esperti di mediazione. A volte, avere un punto di vista esterno può aiutare a trovare soluzioni che non avevamo considerato. A volte, parlare con una persona di fiducia può aiutarci a vedere le cose da una prospettiva diversa. In terzo luogo, possiamo imparare che è importante essere empatici. Mettersi nei panni degli altri, cercare di capire le loro ragioni, comprendere le loro emozioni. Se fossimo stati al posto di Burak, di Neslihan, dell'insegnante, come ci saremmo sentiti? Cosa avremmo fatto? Cercare di comprendere le motivazioni degli altri, anche quando non le condividiamo, è fondamentale per costruire relazioni sane e durature. E infine, possiamo imparare che è importante perdonare. Perdonare noi stessi, perdonare gli altri. Tutti commettiamo degli errori. L'importante è imparare da questi errori e andare avanti. Rimanere ancorati al passato, al rancore, al risentimento non fa altro che avvelenare le nostre vite. Il perdono è un atto di liberazione, che ci permette di lasciarci alle spalle le sofferenze e di guardare al futuro con speranza e fiducia. Il caso Burak geloso, Neslihan scandalo e l'insegnante di italiano è un esempio di come le relazioni interpersonali possono essere complesse e difficili da gestire. Ma è anche un esempio di come, con la comunicazione, l'empatia e il perdono, possiamo superare anche le situazioni più difficili. E di come la scuola, con tutti i suoi limiti e le sue difficoltà, possa essere un luogo di crescita e di apprendimento non solo intellettuale, ma anche umano. Spero che questa analisi vi sia stata utile e che vi abbia dato spunti di riflessione. Ricordate che la vita è piena di sfide, ma anche di opportunità. E che, con un po' di impegno e di buona volontà, possiamo superare qualsiasi ostacolo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'analisi che abbiamo fatto del caso di Burak, Neslihan e della loro insegnante di italiano. Abbiamo visto come una situazione complessa possa nascere all'interno di un contesto scolastico e come sia difficile gestirla, anche con le migliori intenzioni. Abbiamo sottolineato l'importanza della comunicazione, dell'empatia e del perdono per superare i conflitti. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video fino alla fine. Apprezzo davvero il vostro supporto e il vostro interesse per gli argomenti che tratto. Se avete delle opinioni sul caso che abbiamo analizzato, o se avete delle esperienze simili da condividere, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Sono sempre molto interessato a leggere i vostri punti di vista e a creare un dibattito costruttivo. Magari avete assistito a situazioni simili nella vostra scuola, o forse avete avuto un ruolo attivo nel risolverle. Condividete le vostre esperienze, saranno preziose per tutti noi. E infine, come sempre, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questa community e per permettermi di continuare a creare contenuti interessanti e informativi. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!